Ciao Monica, siamo qui per Maria. Ciao. 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi come la vedi. La vedo che si trova sopra il Tower Bridge a Londra, guarda sotto il Tamigi, guarda le due torri di lato, guarda le persone intorno. Vibrazione. Ti dà l'autorizzazione? Sì, Vibrazione. 3 miliardi e mezzo. Consapevolezza. 136%. PS. 39. Vite. 1302. Cervello. 10. Interferenze eteriche. Un gatto, dalle sembianze un po' che puoi trovare, che ne so, su all'interno di una caverna egizia, sai, proprio geroglifici, insomma, Mm? così proprio classico, così. Peccato che abbiamo trovato già questo perché questo andrà ad alimentare tutta la paranoia dietro all'Egitto che non serve a niente. Va bene? Però Poi? comunque è un felinoide, Mm? cioè non è legato al secondo universo, non è legato all'Egitto, ma lei me lo rappresenta così, ma è un felinoide. Una mantide. Mhm. Sì, c'è un demone del secondo universo, c'è. Mhm. Poi? Questo è legato a Satana. Un anfibio. DL? 3 DL, 3. Dopo queste entità eteriche erano presenti dopo la sua ultima sessione con me di un anno fa? No. Ok. Entità mentali. Allora c'è semaforo rosso e girasole e incubo. Ok. Rispettivamente di che livello? Tutte e tre? In verità poi sono molto legate l'una all'altra, eh. Allora, incubo potrebbe essere sul 7, mi fa vedere. Girasole 6, il semaforo 5, il semaforo rosso 5. Semaforo rosso. Ah, queste tre c'erano dopo la sessione? Lei dopo la sessione era pulita, Ok. anche per qualche mese. Ok. 3 mesi sì. Allora, per quanto riguarda il semaforo rosso, vedo proprio come se lei fosse in macchina. Arriva il semaforo rosso, che tra l'altro per lei il rosso è come un colore ipnotico, ok? Che la fa andare quasi in trance. Il semaforo diventa rosso e c'è una paralisi totale, no? La macchina si ferma, il suo corpo si ferma e cosa succede, no? Abitualmente quando si ha il semaforo rosso, che la mente vaga, no? Tu non puoi procedere con la macchina, non puoi procedere con tutte le tue cose che hai da fare, stai fermo e la mente vaga. E qua vedo proprio questa idea qua, lei ferma nella macchina mentre la mente deraglia. È come se la mente andasse molto oltre il semaforo che le dice di fermarsi. Si è fermato il suo corpo, si è fermata la sua vita e invece la sua mente è accelerata e confusa. Mhm. Girasole.
potrebbe essere un'immagine straordinaria, perché lei è una creatura straordinaria. mm? Perché l'immagine del girasole è bellissima, il girasole riproduce esattamente il sole. E io non voglio in alcun modo alimentare le sue paranoie legate all'Egitto, però effettivamente il sole era un elemento, una divinità importante nell'Egitto Ah, e va bene e ci sta, non c'è nessun problema. Lei può riuscire a neutralizzare tutti questi simboli, mantenerli, ma non caricarli così di paranoia e di paura. Per cui abbiamo il girasole, che di fatto sembra un piccolo sole, no? mhm, Che non riconosce il suo valore e che cosa fa? Continua a girare verso il sole. Cioè, non riconoscendo il suo valore, non riconoscendo il suo potere, lo delega completamente al sole, che è distante, e ne segue tutti i movimenti. E allora lei fa così in tutte queste vicende della sua vita. Lei alla fine delega il suo potere ad altre persone che fanno di lei un po' quello che vogliono. mhm. Incubo. Allora, incubo anche qua potrebbe essere per lei una grandissima potenzialità, però lei invece la utilizza in maniera assolutamente negativa. Cioè lei ad un certo livello ha compreso che la nostra esistenza è un sogno. Tanto è vero che lei è in grado di vedere i codici binari da cui è costituita la Matrix. Ma cosa succede? Che si fa sopraffare da questo sogno, non lo gestisce lei e quindi questo sogno diventa un incubo terribile, con dei pensieri che la condizionano in maniera devastante, con degli episodi di vita che la turbano continuamente. Ma di fatto lei è arrivata a una comprensione profonda della realtà. Impianti. Io vedo solo petto genitali. E come impianto mentale, devo dire, è proprio una corona d'oro, che fa anche Petto e riferimento genitali. alle sue origini, sia le origini nobili che ha, Mhm. sia anche al luogo in cui per molto tempo è stata e ancora andrà nel Regno Unito. Tu lo sapevi delle sue origini nobili? Sì, sì, me l'ha accennato. Sì, Ok. sì. Quindi hai detto genitali, petto e corona mentale. Oro. Genitali e petto sono mentali? No, sono eterici. Scusami, ripetimi, Genitali petto e e genitali petto, sono eterici, sì, eterici. Ok. corona No- mentale, sì. nome del progetto? Mi viene Dangerous. Mi fa proprio vedere questa sirena che pulsa, no? Questo stato Mhm. di allarme continuo, di allerta continuo. Non c'è mai un momento di tranquillità, di quiete. Mhm. Infatti, quando all'inizio lei era sul ponte, Mhm. ehm, il suo guardare tutto intorno era per cercare una soluzione. Lei è la verità, lei sta cercando una soluzione, lei sta cercando la quiete. E provava a guardare nelle varie direzioni, non comprendendo che l'unica direzione in cui deve guardare è dentro di sé, ma continua a guardare fuori lei e infatti incolpa spesso gli altri delle, Chiamiamo il delle cinese sue disarmonie. nel cinema. Viene? Allora, lei lo vede molto più, secondo me, sofisticato e complesso di quello che lui è. Mhm. È un marpione, basta. Fondamentalmente io lui lo vedo molto più basico di lei, molto più grezzo, molto meno evoluto, molto più, non so come dirti, posizionato sui chakra bassi, ok? Mhm. Vuole fare quella roba lì, e basta. E insomma abbastanza anche represso e quindi un po' libidinoso, sì, quello sì, sì, sì. Fa magia nera? Mm, il- mm,
Allora, ha una cultura che a lei potrebbe far pensare questo, perché ci sono dei rimandi particolari, ma di fatto lui, secondo me, no, non fa magia nera. Perché è già Parat, uno che dovrebbe ricorrere i topi, cioè dalle mie parti si dice già Parat quando è un poveretto. Ok. Via cinese, viene nel cinema, vuole imparare qualcosa? Offriamo popcorn e involtini primavera, questo sarà offensivo. Sì, non ha un'espressione granché intelligente, però sì, lo vedo. Sì, penultima fila. Poi sono io quello cattivo. Perché non è che stia tanto capendo, però comunque ha accettato Ma che l'invito. malvagità. E così io lo vedo Ma no, così. scherzo, ha fatto bene, Eh. certo. Quindi viene. Poi chiamiamo la fiamma e poi chiamiamo quello del rito, l'amante. Prima di tutto, la fiamma è la fiamma. Le cose cambiano. Ma sai che cosa mi viene da dirti, no? Che lo è la fiamma, ma non... Allora, Maria è una persona molto complessa e interessante ed è come se fosse la fiamma della porzione un po' più disarmonica. Ok? Mhm. Lei invece ha una porzione di sé che io vedo si può decisamente ampliare, che ha un'altra fiamma. Le E fiamme possono capisco quindi, cambiare. sì, la sua necessità di staccarsi da questa fiamma, perché la verità è che lei vuole ampliare questa parte, chiamiamola sana, benevola di se Mhm. stessa, Mhm. e quindi non trova più corrispondenza in quella fiamma Mhm. che attecchisce di più con la sua parte un po' più morbosa, chiamiamola così. Lavoro fatto, lo si è capito, lei l'ha già capito, lei si vuole Lei staccare. l'ha capito, Lei sì. si stacca e lei cerca la sua nuova fiamma se vuole. Fatto. Sai che cosa? Lei deve capire che adesso noi questo lavoro lo stiamo facendo connettendoci con la sua anima, non con la sua mente. Lei rimane troppo agganciata alla sua mente. È come se ancora non avesse avuto modo di contattare la sua anima. Lei è proprio preda dei suoi pensieri, delle sue paure, delle sue ossessioni, delle sue anche manie di voler capire, approfondire, sviscerare. È molto intellettuale, Tutto ma è un mentale. po' distante dalla sua anima. La mente è un muro che la separa dall'anima. Tra l'altro questa è una mente eccezionale, cioè una mente che può veramente apprendere un sacco di informazioni, di lingue, anche geograficamente vedo che se lei va in un posto può destreggiarsi molto bene, con un buon senso dell'orientamento. È veramente una mente che ha mille capacità. Però cosa succede? Che questa mente ha veramente preso il sopravvento, mostrando ovviamente anche tutte le sue debolezze, tutti i suoi aspetti negativi. Lei deve proprio ricontattare l'anima, che è pulita, che è sana, l'anima è sana. Ok. Creiamo un palco piccolo, tondo, cilindrico, alto 20-30 centimetri. Mm? Sì, Un cilindro alto 20 centimetri, diametro 1 metro. sì. E sopra questo palco c'è scritto Dio. Lei ci sale sopra? È vuoto. Certo, lei ci sale. È vuoto, vedo che lei ha messo la scritta, Dove? tra Sul l'altro fianco? mi ha messo la scritta sotto Dio, poi sotto mi ha messo God, poi mi ha messo Dieu. Scritte, 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 ma non vedo lei, perché lei veramente non ce la fa a interiorizzare questa roba qui. Non ce la fa. Dove l'ha Se lei scritto? l'ha L'ha scritto? capita, L'ha lei l'ha scritto sul capita. piattello? L'ha scritto sulla spalla? Allora, scritto sì sulla base del cilindro e poi sopra ci sono le altre scritte, come se fossero delle insegne al neon, tipo, no? Ok. E lei dov'è rispetto al palco? È sotto Di sotto che stallo, guarda, piedistallo. aspettando di poter salire lei, ma lei sa che non può salire perché questa roba non la riesce a sentire nelle sue cellule. Vabbè. Lei l'ha sentita dalla tua frase milioni di volte e non riesce a In farla eterico adesso gliela penetrare in faccio sé. vedere. Entro io.
Sotto il braccio ho il mio palchetto, il mio piedistallo. Lo appoggio per terra. Come è fatto il mio piedistallo? C'ho paura di quello che mi dici. È incastonato con varie pietre. Mm. Ok. Mhm. Mm. C'ha scritto Dio da qualche parte? E, allora, non c'è scritto Dio, ma è chiaro che è Dio. Perché? Eh, arriva chiaramente alla percezione di questo. Come si fa a dire? Cioè, non è Luminoso? necessario scriverlo, è luminoso, è di un color oro luce, ulteriormente illuminato da queste pietre incastonate. Che faccio? Io lo guardo o ci salgo sopra? Tu sei già sopra. Ok, allora scendo dal mio piedistallo e mi metto vicino a Maria. Guardaci insieme, che differenze abbiamo sostanziali? Tu sei eretto, impettito. Lei la vedo un po' ricurva e un pochino trema. Ok, ma sostanziali. Lei ha una PS, io ho una PS. Certo che sì. Lei ha un mentale, io ho un mentale. Sì, Io ho un eterico, lei ha un eterico. sì. Io ho delle vite, non mi importa. Lei ha delle vite, non mi importa. Passate. E per lei sono tanto importanti queste vite. Ok. Per me sono uguali però, più o meno. Certo numero, una certa manciata. Ho delle vite in Egitto. Sì, Mm. Importanti, senza analizzarle. sì. Ok. Quindi sostanzialmente siamo uguali. Io ho capito che sono Dio, vado sul mio piedistallo, io l'ho fatto figo, me lo porto in giro, lei no. Bene, adesso cerchiamo di capire perché. Andiamo alla sua benedetta vita in Egitto, dove ha firmato, da lì parte il controllo mentale. Eh, io continuo a vedere paranoide in questa sessione e obsession. Dove parte la paranoia, secondo lei? Andiamo in Egitto, nella sua vita. Intanto resto nella scena, eh. Aggiungo pietre nel mio piedistallo, lo pulisco. Ma io allora, questa vita io la vedo moglie tipo di un faraone, donna di un faraone. Ed è come se comunque non accettasse fino in fondo, cioè, come in un legame di competizione, ecco, con il faraone. E, effettivamente era molto celebrata in quanto donna del faraone e questo lei non lo digeriva fino in fondo. Ehm, molto bella, ma non le bastava. Era come proprio in questa costante competizione con il faraone. Ok, stiamo analizzando questa vita. Lei sta esultando. Adesso facciamo una cosa nuova. Aspetta. Chi se ne frega della fiamma, Maria? Tu devi sistemare te stessa. Sì, ma non è un problema. La fiamma è lo step finale, qui dobbiamo iniziare a uscire fuori dall'acqua. Esci da questa visione. Gli americani dicono it's real, non capiscono che cosa è reale e cosa non è reale. Non è reale niente, abbiamo magari torto. Vediamo questa visione della vita precedente. Vabbè, era lui faraone, vabbè. Cosa conta sul fatto che la tua fiamma era il faraone? Vediamo che cos'è questa vita, nella sostanza. Che cos'è? Visto che stiamo dando una grande importanza alla vita faraone, lei che si sentiva bella e tutte ste fregnacce. Perché stiamo dando questa importanza? Vediamola, questa vita, quanto è importante. Esci da questa nuvola olografica che è questa vita. Esci, Monica, esci tutto il tempo che vuoi, tutto lo spazio che devi, tutto quello che devi fare fallo, esci e dimmi come vedi sto cazzo di set. Come l'abbiamo sempre visto, alla fine è un programma.
è un set cinematografico come le sitcom degli anni 70, dove appena ti fai due passi indietro vedi che la casa non è una casa ma sono quattro pareti di legno, che le luci della casa non sono luci della casa ma sono fari nelle americane che sono dei tralicci in alto, che a un certo punto uno fa stop e tutti si grattano le chiappe, bevono l'acqua, ruttano e si ripassano la parte delle scene successive? Sì, e lei questo l'ha già capito, solo che per lei quello che noi chiamiamo un sogno o film, che poi è la stessa cosa, è un incubo che a volte è proprio un film dell'orrore, altre volte è un film di quelli avvincenti e avventurosi da cui lei si sente trascinata. Quindi è come se lei non riuscisse a portarsi fuori dal film, rimane invischiata dentro il film, ma Perché? avendo capito che è un film, Perché? PS risposta. è un autocompiacimento. Perché? Causa esoterica dell'autocompiacimento. Una forma anche un po' di, mi permetto di dire, di narcisismo. È un modo che comunque lei è veramente ambivalente. Lei è una persona estremamente interessante in questa sua complessità. Perché da una parte lei veramente vorrebbe uscire da tutta questa confusione, delirio, paranoia, ossessione, e io l'ho chiamata come entità mentale incubo, che poi le contiene tutte quante. Mhm. Dall'altra parte lei è come se si sentisse viva con queste cose qui. Lei non riesce a percepire se stessa senza queste cose qui. Perché lei è talmente sempre stata agganciata alla sua mente, nel bene e nel male, perché comunque la mente l'ha anche servita bene, perché le ha permesso anche di studiare tanto, di imparare tante cose, ma è anche quella che lei chiama mente deragliata, quindi che la fa andare verso tutti questi pensieri ossessivi, paranoici, di indagini anche un po' schizofreniche di quello che le succede. Ehm, Lei non si sa vivere senza questa mente qua. È come se non riuscisse a rinunciarsi, perché poi si sentirebbe troppo sola. Lei non sa chi è senza questa qui. La mente è come se fosse la sua più grande droga, la sua più grande dipendenza. La mente con tutti questi pensieri che produce, folli e affascinanti allo stesso tempo. E allora io dico una cosa, lei non deve rinunciare alla sua mente. Lei va bene anche, perché tanto comunque lei ha anche questa fantasia molto fervida, questa capacità immaginativa che non va fermata, ma deve riuscire a neutralizzarla. Piuttosto devono diventare dei romanzi, ok? Questi che lei Mhm. scrive, Canalarla. Ok. perché lei ha bisogno di esprimersi così, perché lei è fatta così, è inutile reprimerla e dire non pensare più a queste cose, perché lei ci pensa. Piuttosto li deve far diventare dei personaggi di un romanzo, di un racconto. Li scarica. Sì, esatto. Chi te lo dice? La PS di E, lei? sì, Quando? Dall'inizio? dall'inizio, perché comunque io gliel'ho detto, io ti vedo proprio come una scrittrice, perché può essere un modo che lei ha di esprimere tutte cioè, ma parliamoci chiaramente, la maggior parte anche dei registi o degli scrittori di libri particolari sono caratterizzati anche loro, no? Da queste forme di ossessione, di paranoia, eccetera, Mhm. eccetera. Le sublimano facendo forme d'arte. Nel suo caso, per esempio, non vedo tanto un discorso di pittura, ma per alcuni invece è stato così. E Mhm. lei lo può fare attraverso la scrittura. Mhm. Per liberarsene, e questa è una forma catartica per lei, per stare bene lei, ma senza condannarsi, lei non deve condannarsi di questo.
No, è la sua soluzione, perché dovrebbe condannarsi? Non deve condannare i suoi pensieri neanche, deve solo prenderne la giusta distanza. Faranno parte di un foglio, faranno parte oppure dello schermo di un computer, eccetera, ma non la turberanno più, non la devasteranno più. Lei potrà avere una vita lontana da questo, ok? Questi Ok. pensieri disturbanti diventeranno parte di una pagina di un libro, parte di una pagina di Word. Causa esoterica del rito sessuale. E Anzi, io devo richiamarmi questa vita che io gli ho visto. Mm, è molto spiacevole come vita. è stata stuprata? Sì, però è come se lei l'avesse. Allora, in questa vita qua io l'ho vista. Allora, mentre lei in questa vita attuale ha proprio una dipendenza dalla sua mente e da tutto ciò che la mente ha in sé, Mm, in questa vita qua che io ho visto, lei era dipendente dalla droga, ok? mhm. Secondo me in questa vita già c'erano alcune prostitute e lei stessa lo è stata, però prostitute non come lo intende lei, lei attualmente lo intende più in senso intellettuale, ok? Molto anche prostituto tra ehm, sesso e energia mentale, invece qua erano proprio delle prostitute più a livello materico, no? Si prostituivano Ma già. per acquistare droga Mm, fondamentalmente. ok. Eh, lei, tra l'altro molto molto giovane, non so neanche se fosse maggiorenne in questa vita, Dove? ehm, E in che anno? però io la vedo come in Italia, io la vedo come una vita parallela, Mm. fondamentalmente, perché gli anni che mi indica sono anni 80, Ma lei ha il suo contemporanea. aspetto di adesso, cioè più o meno. Mm, la vedo con i capelli più scuri, meno chiara, è anche molto più giovane, la dentatura è molto simile, con alcuni denti, cioè non i denti completamente uniti, no? Con qualche piccolo distanziamento fra alcuni denti. Mhm. Questa è la caratteristica che mi spicca. Quello che appunto vedo è che c'è una sorta di degenerazione e di Mhm. lite anche con queste altre pseudo amiche prostitute, anche loro tossiche, robe del genere. Per cui a un certo punto lei si trova su un materasso, abbastanza anche lercio, imbottita di droga e gli uomini fanno la fila per abusare di lei. E lei lo vuole. Lei qua è completamente drogata. Mm. Quindi a lei proprio è rimasto questa forte associazione di sesso, sangue, perché qua di sangue lei ne perde tanto, Mhm. e anche di sentirsi in balia Mhm. e anche quasi non poter reagire. Si è connessa a quella vita. Va bene, la mente, nel caso di Maria, fa quello che le pare. La inganna, lei sa perfettamente che è tutto una balla, sa un ologramma, ma è vittima della mente. Sostanzialmente questo è il quadro. Sia nelle vite parallele, che non sono niente di reale, niente di importante, sia nelle vite passate, che non sono niente di reale, niente di importante. Soluzione: incanalare la fame bulimica della mente di Maria di lavorare non tanto nella vita reale quanto su foglio di carta o foglio E di aprire elettronico di la carta. porta alla sua anima, questo è essenziale. Lei Come? deve veramente aprire la porta alla sua Non anima. riesce. Come? Risponda alla sua anima. E, Dica che può rispondere. a parte che mi fa vedere dentro l'acqua, mi fa vedere acqua qua naturale, non vedo piscina, eh. Vedo lei che si immerge perché vedo proprio fino ai capelli bagnati, lei che si lascia andare proprio completamente, non che nuota, ehm, che rimane sulla superficie dell'acqua come se fosse quasi morta. Come si chiama quella posizione di fare il Fare il morto? morto, In fare a- il morto, sì.
E poi che succede? E qui avviene come un processo catartico. Io la vedo sola, perché altre persone le vedo ma a distanza, molto a distanza. Ed è come un processo di rigenerazione. L'acqua è anche un po' il femminile. Ci sono delle cose da sistemare relativamente al femminile. Una riarmonizzazione del femminile, perché ha troppo il femminile legato al sesso, dimenticandosi altri aspetti del femminile, e quindi deve creare maggiore completezza, maggiore integrazione del femminile con il maschile. Ognuno di noi tanto ha un'energia maschile e un'energia femminile. Lei non deve temere nulla, cioè proprio non ha nulla da temere. Lei ha delle forti paure rispetto a tante questioni, come se potessero aggredirla, annientarla. Non è così. Lei può essere tranquillamente padrona di tutto. E vedo proprio che mentre è immersa nell'acqua raggiunge proprio uno stato di profonda quiete. Come sta il piedistallo di Maria? Ora non c'ha più le scritte, è rimasto solo il piedistallo. È come se si fosse liberato il posto, gradualmente. Prima il posto era occupato dalle scritte, adesso è libero. Com'è in termini energetici, luminoso? Molto semplice. Sai cosa sembra? Quasi un tappo di una bottiglia di plastica, per intenderci. Ecco, è fatto così. E Degrinato ai bordi verticali, così. ma grande. Sì, certo, sì, sì, sì. Ehm, In rapporto a giallo, esso, giallo come il lei, girasole. in rapporto a esso, lei dov'è? Adesso lei è ancora dentro l'acqua, però lo guarda, ci Beh, pensa. io dove sono nel mio? Io vedo che tu hai molta confidenza, perché a volte ti siedi, a volte ti metti al centro del piedistallo, a volte tipo ti metti a spolverarlo, è proprio parte di te, è una cosa tua. Io sono lontano, lei mi vede? Lei adesso sta guardando il posto vuoto del suo proprio piedistallo. Ok. L'acqua in cui è immersa, cos'è? Un fiume, un lago, un mare? Sì, sembra più un lago. Un lago, bene. Accanto al suo lago, ma non con comunicante, io creo il mio lago. Scusami, devo precisare una cosa, perché è come se a lei fosse il pensiero che solamente attraverso la morte troverà la quiete, invece no, non è così. Io creo il mio lago. Come lo creo? Tra l'altro non è classico il tuo lago, perché di nuovo è come se riprendesse i colori del piedistallo, per cui io lo vedo dorato con delle pagliuzze. Mm. L'acqua è dorata? Sì, Gli animali del lago cosa sono? sì, sì, io vedo tutto su queste tonalità di oro. Anche i pesci sono d'oro. L'intorno del lago come è fatto? È blu. È blu, è come se ci fossero dei sassi, Mm. un ciotolato blu. La forma del lago cosa ricorda dall'alto? Non riesco a capire. Alla fine è la lettera, è l'iniziale del tuo nome, è una L. Se io salgo, 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 una L. Ok, adesso io vado a fare il bagno nel lago dove mi metto rispetto alla L.
Dunque parti a destra della lettera L. Mhm. E poi quindi risali. Fai l'angolo di 90 gradi e poi sali su. Ok. Adesso io dal fondo del lago creo delle piramidi d'oro, tutte quelle che voglio. Alcune restano sott'acqua, alcune escono dal bordo dell'acqua, Sì, fuoriescono. Crescono, le faccio crescere, le faccio abbassare, quindi decrescere. Ne faccio crescere una grande al gomito, ci salgo sopra, vado sulla punta, poi sì, scivolo lungo la scivoli. parete, vado, mi tuffo nell'acqua. Insomma, io faccio quello che voglio. Sì. Lei ha questa via, poi torno al mio piedistallo. Cosa faccio? Vedo che sei ricoperto d'oro, anche tu, perché sei stato immerso in questo liquido d'oro. Adesso non so se lo posso dire che sei senza vestiti, però sei tutto d'oro. Sbattutone. Sei divertito, sei allegro, sei entusiasta, sei disinvolto. Cosa fa Maria? Ho visto che da che era nella posizione del morto, si è, sempre rimanendo nell'acqua, si è portata invece in posizione verticale. Vedo che muove le braccia, tipo sai il movimento delle braccia quando fai la rana, per poter stare a galla. E le viene in mente che se lo fai tu può farlo anche lei. Bene. Cosa le piace di un lago? Animali, piante? Ma vedo tipo che mette i classici ninfee con i fiori. Benissimo. Quante ne crea? Ah, vedo che se ne mette una anche dietro l'orecchio. I fiori ci sono? Sì, dice non ho paura adesso anche di questa femminilità spiccia. Mm? Vuole fare il bagno in mezzo alle ninfee? Sì, molto. Se fuoriesce dall'acqua, dopo essere andata sotto le ninfee, riemerge piena di fiori? E sai cosa mi dice? Magari posso approfondire la mitologia greca. È proprio una studiosa, una ricercatrice. Cosa vuole riprendere il mito di Venere che sorge dalle acque? Lo può fare se vuole. Ninfea. Mhm. O a ninfea, sì. Bene. È uscita dal lago? Sì, è uscita dal lago Mm. e vedo che adesso si trova davanti al piedistallo. Ok, ha delle ninfee addosso? Sì, dietro all'orecchio, sì. Bene, ne prenda una e la trasformi in oro. Ninfea d'oro. Aspetta, perché adesso vedo che l'ha trasformata in più grande di quello che era in origine Mm? e la Beh, trasforma tipo in un girasole. Vedo. bene. Quello che vuole deve Mm. diventare d'oro. Sì, ce l'ha fatta, è diventata d'oro. Oh. Un L'oro è la girasole d'oro. connessione con la PS. Sì, Archetipicamente è così. sì. Visivamente vedi una connessione adesso con la PS, un corridoio, un cordone ombelicale, un pertugio, un filo, un Mi, bucatino. mi fa vedere che punta una piccola fascio di luce sul petto, perché lei ha capito che l'accesso all'anima è attraverso il cuore. Ma lei ha capito quasi tutto, ad un certo livello. Se non fosse che è così intrappolata nella mente, lei ha capito tutto. Cuore, dove c'è un Tanto impianto. incatenato questo cuore, eh? Quasi che non lo riesce a riconoscere, talmente tante sono strette le catene intorno. Beh, ha trasformato la ninfea in ninfea d'oro, trasformi il cuore in oro. Le piace questa idea, sì? Lo fa sì?
Dimmi se ci sono delle catene sopra un cuore d'oro. Sopra un cuore d'oro non ci possono stare. Quindi ci sono? No, non ci sono. Dove sono finite le catene? Vedo che le ha buttate a terra, si sono come da sole, no? Sciolte, sono sciogliute giù per terra. Se delle catene si sciolgono sono olografiche. Ovviamente Se sì. sono olografiche è tutto nelle mani sue. Lei decide tutto. Il piedistallo inizia a fremere nel suo caso, il suo piedistallo. Questo è un linguaggio molto appropriato per lei. Mm. Bene, vediamo altre parti del suo corpo che non sono d'oro. Dopo La il testa cuore. no, non è d'oro. Cioè c'è questa apparenza, no? Mm. Perché la corona è d'oro. Lì dove ci sono i tre impianti, testa, genitali, cuore. Cuore l'abbiamo fatto, testa. Io farei E prima i questo, genitali. il grande inganno è questo. Convinzione che ci sia l'oro, ma l'oro è della corona e che è un impianto, tra l'altro. Mm? Mm. Impianti come le catene sull'oro, che erano impianti, l'abbiamo già imparato, mente, no? L'abbiamo imparato con la mente, sono ologrammi, nulla. Ma neanche il vuoto, perché il vuoto già esiste, nulla. Potrei dire sabbia, la sabbia esiste. Potrei dire polvere, la polvere esiste, vento, il vento esiste, nulla. Finzione. Il 0101 che lei vede. Sono un nemico talmente debole che basta chiudere gli occhi una volta e non ci sono più. Un nemico talmente debole che basta un battito di ciglia. Ha trasformato il cuore d'oro, trasformi la testa. Allora mi fa capire che lei non vuole essere dominata da questa corona, ma che è lei a potersi servire della corona. Infatti da sola si toglie la corona dalla testa e se la mette sotto braccio. Sai come si può mettere una baguette sotto braccio? Mm? Perché non la vuole buttare via, perché per lei se no sembrerebbe una rinuncia, perché è una grande compagnia proprio la sua mente, ma si sta rendendo conto che può utilizzarla in maniera diversa, senza farsi usare. Quindi mi fa vedere come è dall'oro del cuore che si colora la sua testa. Il colore parte dal cuore per arrivare alla testa intera. Ok. Passa attraverso cosa? La colonna vertebrale, le viscere, cosa? Canale Credo che qualunque. passa attraverso i polmoni, sì, più indietro ovviamente la colonna vertebrale, la gola, credo che va anche verso gli occhi, perché c'è bisogno di rinnovare la sua capacità di vedere. Lei l'ha detto, io vedo una realtà distorta rispetto agli altri, Quindi quindi vedo che l'oro copre anche gli occhi. il cuore è il chakra del cuore, è il centro, siamo andati in alto. Mentre questo processo continua a crearsi, dal cuore andiamo in basso, al primo chakra, i genitali. Sì, L'hanno impiantata nei due estremi e nel centro. Si è impiantata. Perché alla fine l'anno è colpa di altri, invece non è colpa di nessuno, non esiste neanche una colpa. È creazione sua questa. sì. Dal cuore si propaga verso il basso, verso l'interno e verso l'esterno, quindi prendendo tutti gli organi interni, vedo. Mi fa vedere per esempio anche la milza, anche il fegato, oltre che naturalmente l'intestino, vedo anche che va nella zona anale e tutte insomma le parti intime femminili. Mhm, In particolar modo mi vedo l'ovaia sinistra. mm. Mm.
tutto il disegno, no, delle ovaie. Sì. Si sta aurizzando. Sì. Bene, vediamo cosa fa adesso il processo da solo. Vedo che vuole andare questo oro anche verso le gambe. Vuole scendere giù e entrare proprio come linfa vitale all'interno proprio delle vene. Scende verso le ginocchia e arriva fino ai piedi. E vedo che partendo dal cuore si propaga sempre all'interno per arrivare alle braccia, per arrivare alle mani. Proprio come se scorresse il sangue, qua scorre l'oro. Quindi alla fine lei è tutta d'oro. Anche le unghie. È bella? È decisamente bella. Bene. Facciamola tornare al suo lago. Vuole? Ha dei colori più accesi. Prima era abbastanza cupo. Era come se ci fosse la luce spenta, un po' lugubre anche per certi aspetti. Invece adesso è come se fosse arrivato giorno, c'è una bella luce, come se fosse primavera. Verso il tramonto, si sta avvicinando al tramonto come luce. Le ninfee sono sempre vegetali o sono d'oro? Sono dei girasoli che galleggiano. Lei per un attimo ha un timore che immergendosi perde l'oro, che si scolorisce. Proviamo. Ci prova e non è così, lei continua a rimanere d'oro. Sì. Allora lei cosa fa? Si immerge e poi riaffiora per essere sicura che non ha perso l'oro, che non si è scolorita. Bene. Lei se vuole può trasformare l'acqua in acqua d'oro. Così è ancora più sicura che non si scolorisce. Cosa Diventa che è. più densa l'acqua, la trasforma in color oro e vedo che è proprio ha un peso specifico maggiore, più densa e in un certo senso è anche più avvolgente, più oleosa, ecco. Siccome lei può tutto, può farsi una passeggiata adesso sul fondo del lago e tutto quello che ha intorno a sé mentre passeggia diventa d'oro, quindi pesci, piante, plancton, sassi, sabbia. È forte perché lei parte sempre con una paura del tipo, ma adesso io vado a schiacciare con il piede una conchiglia e mi faccio male? Di quelle appuntite? Mhm. E poi subito dopo si rassicura da sola e dice, no, perché tutto questo è un sogno, è il mio sogno, è il mio film. Io non mi faccio male. Dall'alto il lago di Maria che forma ha? Di un cuore. Molto bene. E allora rivediamo con Maria d'Oro tutti i punti che ci ha fatto vedere. Andiamo in Egitto. Come vede la vita, il faraone e tutta la storia con il faraone, la competizione, sono bella, tu sei bello, siamo belli e quant'altro. Ride. Ok, il faraone è la sua fiamma di oggi, Mm, il figlio che loro avevano avuto. il figlio è la fiamma. Sì. Andiamo al rito sessuale, fagliele vedere il rito sessuale che ha creato e accettato, adesso che è d'oro. È forte perché proprio lei è come se lo vedesse, sa che l'ha fatto lei, sa che quella che stava facendo quelle cose è lei, ma non è più così coinvolta, spaventata
e non si sente più schiavizzata, legata da questo rito. Lo guarda proprio per quello che è, un film, un sogno. Vada davanti al cinese. Che faccia da imbranato che hai, gli dice. Ok. Ci sono tanti fatti, non li possiamo vedere tutti, ma stanno solo questi e la regola vale per tutti. Sì. Vada al cluster, vediamo cosa c'è al cluster. È come se fossero delle lettere tutte alla rinfusa. Ok. I giorni della confusione sono finiti, le raccoglie tutte, senza analizzare ogni singola lettera. Questa lettera è quella in cui ho firmato, sono fottuta, nel rito sessuale ho firmato, tutto mentale, non ci frega più niente. Si riparte da zero e non si torna più indietro. Tutte le lettere le toglie, le mette in un portale definitivo Sì. e l'ad eternum adesso lo fa come dico io. Trasforma il suo dito indice della mano destra in un pennarello d'oro e scrive: Io nego il consenso a qualunque interferenza da adesso e per sempre, E per sempre. virgola, io sono Dio. Punto. Tutta questa scritta è in oro e tutta questa scritta è il suo ad eternum. Per sempre. Per sempre. Sì. Sì, sì. Perché ridi? No, no, perché è così. Perché è un'immagine forte? Sì, sì, molto. Ha un impatto forte su di lei, ce l'ha, profondo. Avatar. È in un manicomio. Un manicomio sembra. Per Sembra la che camicia appunto di il Force. computer sia... Sì, esatto. Ti sei commossa? Sì, Perché ti sei commossa? perché sta venendo fuori una Maria sommersa bellissima. Sta nuotando oltre la superficie della sua mente. Ed è Vuole di una tenerlo? bellezza inestimabile proprio. Vuole tenerlo il pazzo del manicomio? Non ne L'avatar. vuole proprio più sapere. Come lo elimina? Vedo che fa una bolla d'oro per racchiudere dentro sia l'avatar che tutto il manicomio. E questa bolla d'oro la mette all'interno del portale definitivo. Ok. Come crea il suo avatar qui? Liberamente. Il suo avatar? No, ad eternum, scusa. Avatar basta. Basta, avatar. Allora, mi fa vedere che dal cuore e dal centro della sua testa è come se partissero due raggi luminosi. Questi due raggi luminosi convergono in un punto centrale, un poco distante da lei, ed è da qui che parte l'origine dell'Ad Eternum, che è ancora una volta color oro. Felinoide, mantide, demone, anfibio e 3DL. Non ci sono più, sono personaggi di un fumetto. 3 entità mentali. Anche loro rientrano in questo fumetto che lei sfoglia ridendo. Impianti. No, non ci sono più. Dangerous. No, perché questa luce che era lampeggiante rossa a intermittenza è diventata d'oro anche lei. 1302 vite. Sono ancora 1302? 538. Mazza.
molto meno della metà. Quella in Egitto c'è ancora? O è cambiata o è uguale? È cambiata, ma c'è ancora. Ah, È come se lei si ridimensionasse e trasformasse questi suoi sentimenti di competizione, di invidia e di rabbia. in cosa? Vedo che studia, che si appassiona allo studio. Quindi utilizza il mentale in un modo più proficuo. Sì, La vita parallela, dove era prostituta, per farla semplice, esiste ancora? quella l'ha proprio cancellata. Bene. Ha cancellato altre vite degne di nota, nel senso che abbiamo citato o non, ma degne di nota? Ce n'erano diverse legate al sesso in modo molto basso, anche in cui lei aveva commesso, no, dei reati sessuali. Da uomo o da donna? Anche su dei bambini, eh, sia da uomo che da donna. Mhm. Le eliminate? Sì, quelle sì. Ok. E se tanto sconvolta Maria, probabilmente riguardano molti di noi. Nuova vibrazione. Non so, un numero un po' assurdo, ma io lo dico, Mhm. 712 miliardi. No, non è tanto assurdo. L'abbiamo trasformata in oro, vedi te. Mm. Nuova consapevolezza. Sì, diciamolo, 500%. 500. Bene, bene. Diciamolo 136 per una che ha fatto tante sessioni con me, non è un granché, eh? 500 no, stiamo già ragionando bene. PS era 39, Sì, adesso è 60. le vite l'abbiamo detto, cervello era alto, 10. 13. Bene, capacità medianiche attuali, solo da scoprire. Lei va anche bene che eh, abbia questa vista particolare in cui lei riesce a vedere ehm, la rete della Matrix, va bene, ma non deve imprigionarsi come una vittima dentro la ragnatela della Matrix. Questa è una gran qualità medianica, riuscire a vedere la struttura della Matrix non è da tutti. Certo. Quindi sono pazza, questa è la conclusione, quando lei lo vedrà? No, Sono pazza, no. non so, sono disconnessa dalla realtà e questa è la realtà, e questa è la reazione reale. Sto esercitando le mie facoltà medianiche e vedo la struttura della realtà, senza farmi coinvolgere. È un privilegio. Certo. Poi dopo un po' è anche una noia, perché vedi i codici. Ma lei dice, ma io non riesco a dormire di notte, me li fanno vedere di notte, io sono oggetto di controllo mentale. È così? Lei era ed è oggetto di controllo mentale? Secondo me lei lo è stato nei tempi prima della prima sessione con te. Mhm. Quando poi c'è stata la prima sessione con te, non più. Ma è Mhm. come se le fosse rimasta questa paura, perché lei ha Moria. tante paure, sì, sì, sì. Mhm. Aveva. Lo è stata, ma è da anni che non lo è più. Sì, I codici sono una capacità medianica. Tutti sono alla ricerca, no, di qualcosa di speciale, lei ce l'ha. sì. Ma poi io vedo che lei riesce anche proprio a percepire la struttura energetica delle cose, delle persone. Ok, lei vive insieme ad altri, ci sarà sempre qualcuno di interferito, sono tutti interferiti, quindi ce ne frega qualcosa? A lei frega qualcosa? Saranno nuovi Lei, problemi? c'è da dire una cosa, che lei ha bisogno di solitudine, eh?
ha bisogno di solitudine, dei suoi spazi, eccetera, eccetera. Quindi stare in mezzo ad altre persone le implica una certa forma di sacrificio, di controllo, eccetera, perché la sua indole sarebbe un'altra, però io dico che andrà molto meglio. Il gatto la gatta è interferita? E che subiva molto queste sue alti e bassi, questi suoi turbamenti che ha avuto negli ultimi mesi. Questa gatta è molto sensibile, una spugna, Mhm. quindi assorbiva questo, Aveva queste le sue vibrazioni. interferenze, i pianti? No. E la gatta? Mm? No, no, la gatta no, no. Solo assorbiva queste sue basse frequenze, questi suoi turbamenti interiori. Ci sono disincarnati di qualunque tipo, legati al posto in cui abita, il posto in cui sta adesso, legati alla sua famiglia, legati a chi se ne frega, che vogliono venire e entrare direttamente nel portale Aura. Cioè, secondo me un paio c'erano. Dove? Nella casa d'origine. Mhm. Mm. Come Ci sono fossero, sempre, adesso mi dà l'immagine sì, di due anziani, sì, sì. No, ci sono sempre. Perché non sono venuti agli altri richiami? Perché stavano bene lì. E perché adesso vanno via, Come non se stanno più bene. fossero, non so, allora, quello che mi danno è ancora una dimensione villaggio, per cui non so se nel passato questo è stato un villaggio, e poi si è un attimino più modernizzato, e loro affezionati così a questo. Perché adesso vanno invece? Perché l'intento di Maria è di altro genere, è molto più forte. Ha capito che non ha bisogno di questo genere di compagnia e quindi loro non si sentono più desiderati, non so. Messaggio finale di Maria PS a Maria Maria. È incredibile quanto mi sento nuova, rinnovata, liberata, leggera. Sono molto leggera. La vedo così, che si siede su una poltrona, che si fa una tisana, mi fa vedere questa tazzina così decorata, dipinta a mano. In un gesto molto semplice si sente molto tranquilla. Vedo che sta bevendo da questa tazza di tè, di tisana, ed è concentrata in quello. Sta bevendo questa tisana e la mente è pulita e libera, tutta assorbita in questo gesto, il calore della tazza e il gusto della tisana. Benissimo. Finale. Piedistallo Maria. Vedo appunto che è seduta sulla sedia e come puff utilizza il piedistallo per i piedi. Ok. È Non mio vuole, e faccio quello che voglio con questo piedistallo. vuole chiudere andandoci proprio in piedi sopra, manifestando e sottolineando a se stessa la propria divinità. Sì, lascia la tazza sul tavolino, l'appoggia, sì, ci sale su, vedo che si scosta bene i capelli, prende una posizione bella eretta per mostrarsi completamente, che è terra sua, che è cosa sua quel piedistallo, che è il posto suo. Lei è dorata? Sono una creatura divina, sì. I capelli poi tanto, sì. Frequenza finale? 900 miliardi. Frequenza di base media da adesso in poi? Si abbassa, vedo che potrebbe allora dunque, ha un effetto, diciamo così, nelle prime 2 settimane molto forte, per cui rimane alta, okay, comunque intorno ai 300. Mhm. E poi insomma si abbassa un pochettino, Bassa testa ma sui comunque, ehm, tra i 90 e i 100. 90-100 miliardi. Sì. Ok.
La vuole, la possa alzare alla bisogna? Sì, certo che sì. Fino a quanto? Questo per capire se Eh, quest- questo fino a livello... 500 mi fa vedere. Benissimo, lo decide lei. Sì, lo decide lei. Ah, In base ai contesti, in base ai periodi, sì. Molto non meno di intelligente, lei 90. saprà anche capire come tararla, quando tararla. Sì. Ricordiamo che 25 miliardi è un'ottima frequenza di base, 90 è molto al di sopra della media. La capacità di alzarla anche a un livello stratosferico come 500 è ottima cosa. Quante come Maria esistono nel mondo? Non è che ce ne sono poi così tante. Ce ne sono, ma non tantissime. Ok. Sono tutte dominate dalla mente come lei era. No. Ok, quindi lei adesso entra nel club di quelle poche nel mondo che non sono più dominate dalla mente e che hanno grosse capacità e possono esercitarle per il proprio benessere nella materia e non. Sì, se lo deve ricordare ogni giorno. Ok, vogliamo finire con andando a rivedere l'Ad Eternum nel cluster così piangi di nuovo. No, Carina, era quel momento lì, dai, perché era dai, proprio un momento di liberazione forte, forte. va bene. Qualcosa da aggiungere? Come la vedi? Che ha voglia di impostare diversamente la sua vita. Ok. L'attuale fiamma ancora fiamma? Io dico di no. Ok. La nuova fiamma esiste? Sempre che la voglia, eh? Con calma, dice, c'è tempo. Ok. Cioè è grezza? Sì, ma è come Mm, se lei prima volesse conoscere se beh, stessa meglio in queste d'accordo. nuove vesti. Sì. Sono totalmente d'accordo. Sono totalmente d'accordo. Bene, è come se fosse grezza, bianca. Un domani la aurizzerà. Sì, sì. Disconnettiti da tutto e tutti. Ciao.